E buongiorno, buongiorno amici, bentornati su CryptoFarm Italia. Oggi andiamo a riprendere in mano un po' le redini dell'ecosistema di Polygon e andiamo a fare una bella review su MyFinance e su tutte le nuove futures e opportunità che sta mettendo in gioco. E per tutti quelli che se lo chiedono, ho una bellissima maglietta della Bahrain Victorious perché è in abbinata con i colori di MyFinance. Fantastico, non potendo più andare in bici, almeno la metto per fare i video e sono molto più contento. Ok, basta così, ora possiamo anche partire e andare a fare il nostro tutorial review su MyFinance. DeFi Lama Polygon, quinto posto, attaccato da Avalanche che nonostante il dump delle ultime giornate comunque segna un più 15% settimanale. Il total value lock di Polygon è sempre attorno ai 4 miliardi, possiamo vedere come nell'ultimo periodo bene o male ha mantenuto costante questa soglia. Uniwhales, sito per verificare le transazioni sul bridge ufficiale quindi di Ethereum Polygon, mostra come comunque negli ultimi periodi, diciamo da giugno circa fino adesso, il livello di transazioni è rimasto piuttosto stabile, anche se c'è stato un leggerissimo declino, tranne che nell'ultima giornata dove c'è stato un dump molto rilevante e quindi si sono spostati nettamente gli asset. La blockchain di Polygon a me piace tantissimo, è una delle mie blockchain preferite, forse la seconda dopo l'ecosistema di Terra, e dopo Polygon mi piace anche molto Avalanche. In questo momento la blockchain di Polygon ha diminuito sicuramente il suo trend di crescita esplosiva che ha avuto all'inizio, si stava mantenendo comunque su un buon trend comunque nell'ultimo parte in rialzo. Guardiamo sempre i depositi rispetto ai withdrawal, cioè i prelievi rispetto ai depositi. In questo caso c'era un buon numero di deposito rispetto comunque a quello che c'era di prelievo. Ovviamente nell'ultima giornata il trend è stato bruscamente violentato. Il rapporto giornaliero sta comunque deteriorandosi un pochino, soprattutto perché ci sono tante nuove novità, Solana, Terra, Avalanche, Arbitrum, quindi la gente sta spostando un po' i suoi asset, ma io penso che Polygon rimarrà sicuramente una delle scelte nel lungo periodo più interessanti. Polygon lo conosciamo tutti, playlist dedicata in descrizione, andate a vedere se volete trovare strategie che ho messo in atto su Polygon. Sempre tra queste strategie troverete anche alcune mie review che ho fatto in passato su MyFinance, vi lascio sempre il video. Velocemente, che cos'è MyFinance? È una piattaforma dove si può andare a creare, a mintare una stablecoin che si chiama My o Mimetic, andando a depositare degli asset. Dopo vi faccio vedere tutto perfettamente con tutte le nuove futures. Io deposito i miei asset a collaterale, prendo a prestito dei MEI, cioè la stablecoin di MyFinance, e la cosa vantaggiosa è che non pago interessi sul prestito, cioè io la prendo a prestito a costo zero, cioè solamente una fee che mi sembra sia dell'1%. Ho poi un sistema di reward e incentivi che andiamo a vedere dopo. Alcuni dei collaterali che utilizziamo vanno in auto compounding attraverso Aave, attraverso i Vault di MyFinance. Oltre alla stablecoin, MyFinance ha un token di governance che è il token Key, su cui vengono sviluppate le reward, su cui si viene a sviluppare la DAO, quindi la governance di MyFinance e la possibilità di votare. Avremo un sistema di boost e di reward legato al locking e tante altre cose interessanti. Cosa molto bella che oltre che su Polygon, MyFinance lavora anche su Solana e su Avalanche, quindi inizia a essere interoperabile. La mia strategia, che poi andremo a vedere dopo, è quella di farmare ovviamente il token key, di utilizzare quei collaterali su cui ho una visione long term rialzista da inserire nei vault di MyFinance ed accumularli, e portare in giro la stablecoin che vado quindi a produrre su Solana, su Avalanche, su Polygon, e cercare le farm più redditizie o quelle più sicure che mi danno comunque un buon rendimento. Rispetto ai video della volta scorsa, una delle cose nuove che si sono sviluppate sono dei nuovi incentivi che vengono pagati sotto forma del token di governance per andare a depositare asset come Link, BTC, Wrap RTH, Matic, Curve e Aave. Questi sono alcuni dei nuovi asset, alcuni di questi potranno essere inseriti in un vault di autocompounding che dopo vediamo, altri invece no, e ci danno delle succosissime ricompense. Quando partì il programma qualche giorno fa, questi erano gli APR prima del dump che si è verificato, ma comunque anche adesso rimangono molto molto interessanti, soprattutto su alcuni asset.
Il sito di MyFinance si presenta così, qui avete tutte le utility tools. Una delle funzioni principali è Anchor, cioè la creazione della stablecoin MAI. Per crearla, una volta si poteva utilizzare solo USDC, adesso si può utilizzare anche USDT e DAI. La fee, come vi ho detto prima, è dell'1%, quindi deposito i miei USDC, creo i miei MAI. I miei MAI poi li uso per una varietà di farm in differenti blockchain. Il prezzo di MAI attualmente è 0.994, il prezzo di Key è 0.50 dollari. Quindi MAI diventa una stablecoin sovracollateralizzata a numerosissimi asset. Per chi è proprio alle prime armi vuol dire che io devo dare degli asset in cambio e devo darne molto di più, dopo vedremo qual è il livello minimo che è il 135%, per poter poi richiedere un prestito di MAI. Se andiamo su farm, le farm attuali che vediamo sono USDC MAI su QuickSwap, a oggi con una bruttina giornata paga il 16,37%, Vumatic Key sempre su QuickSwap ambiente Polygon paga il 130% come APR. Poi vedremo che utilizzando alcuni ottimizzatori come Bifi Finance si possono ottenere dei risultati molto interessanti. Su QuickSwap abbiamo nuove farm che sono Key, Wrapped ETH, Vumatic MAI, MAI USDT, DAI MAI. Potete andare a controllare i valori. Poi ci spostiamo sull'ecosistema di Solana, su Saber abbiamo la pool USDC MAI. Ad oggi su Saber paga il 28%. Ancora rimanendo su Polygon abbiamo la pool di Balancer, la quadripool USDC DAI MAI USDT. Con il programma di liquidity mining di Balancer a oggi paga un 18% circa. E abbiamo la pool su Trader Joe che ad oggi è quella che vi ho fatto vedere anche nei video della volta scorsa su Avalanche, paga circa un 30%. Se andate su Vault avete la possibilità di creare un nuovo Vault, un nuovo forziere, quindi facciamo la prova e facciamo Create. E ad oggi vi fa vedere tutti i Vault che si possono creare. Allora vi fa vedere Matic, Wrapped ETH, Wrapped BTC, CAM, Wrapped BTC e CAM Aave. Questi qua sono quelli che partono con la lettera CAM, sono quelli che sviluppano l'autocompounding delle ricompense di Aave. Dopo ve lo spiego in un grafico, vi faccio vedere come funzionano dal punto di vista operativo. Curve e Link. Queste reward che vedete scritte sotto 176,27% su Curve, per esempio, pagate in token key, vuol dire che vi daranno in aggiunta settimanalmente questo livello di reward sul vostro Vault se riuscirete a restare fra il 25% e il 270% superiore al fattore minimo di collateralizzazione. Dopo ve lo faccio vedere su Excel in pratica, sui fogli, ma anche su MyFinance, il sito. Se stiamo sopra tra il 25 e il 270 riceveremo settimanalmente come reward del token key un 176% sui nostri token curve che andiamo a inserire nel Vault. Per nulla male. E così per tutte le altre. Questi sono i livelli di collateralizzazione minima. Vediamo che Matic è passata più in alto, non ci avevo fatto caso, 150% da un 135%, o forse io avevo CAM-VMatic, no, CAM-VMatic 135% rimane invariata. Matic 150%, perfetto. Ve li guardate e i livelli minimi di collateralizzazione. Come funziona il tutto? Allora, molto semplicemente, io prendo i miei asset che abbiamo visto prima, compresi quelli degli incentivi, e li vado a depositare su Aave. Avrò quindi dei token che saranno AMUSDC, AMDAI, AMVETH, AMUSDT, AMVMatic, eccetera, eccetera. Avrò tutti i miei token che vado a depositare su Aave. Questi saranno quelli che potranno diventare dei CAM-VMatic, cioè quelli che hanno la possibilità di ricevere automaticamente gli interessi da parte di Aave all'interno del Vault e fare compound. Su Aave, quando andate a depositare i vostri asset, vi pagherà una determinata reward. In questo caso, per esempio, sui Matic vi darà il 3,32 più lo 0,34. Questa reward, se andate sulla vostra dashboard, ve la ritrovate qua da fare il claim, ok? Se invece andiamo a utilizzare il Vault di CAM-VMatic non farete più il claim della reward di Aave, lo farà automaticamente
MyFinance e creerà un costante compound degli interessi, quindi ogni tot ore andrà a fare il claim per tutti, poi lo spartirà e quindi avremo un'ottimizzazione dei rendimenti, niente di che, ma non dovremo farlo noi manualmente e in più saranno ottimizzati. Inoltre questo ci alza in continuazione il nostro collateral factor, di pochissimo, però ci alza in continuazione il valore degli asset che abbiamo depositato. Una volta che li abbiamo depositati in CAM Vumetic, in un nuovo vault di MyFinance, il vault dell'autocompounding, li andiamo a mettere come collaterale, cioè diciamo te li do impegno a te MyFinance, in cambio prendo in prestito la tua stablecoin, prendo un prestito sotto forma di MY e questa stablecoin poi ci faccio quello che voglio. La swappo, la vado a mettere in una farm, la vado a mettere a collaterale da qualche altra parte. E qui abbiamo visto tutto quello che in questo momento possiamo fare attraverso quello che ci dice MyFinance, attraverso le applicazioni cross-chain in termini di farm. Andiamo allora a creare un nuovo vault di prova, per farlo fate create e andiamo a mettere i curve che ho appena tirato via dal reward di oggi. Curve ci darà il 176% di reward per quanto riguarda il token key, se staremo al di sopra del 25% del collateral factor minimo, quindi dovremo stare almeno al 155%. Facciamo create vault. Eccolo qua, ci dà CRV Vault numero 245, ci fa vedere il bilancio dei nostri CRV attuali che io ho, che sono 4.5. Informazioni, ci dice il collateral debt ratio minimo 130%, ci dà le reward 176%. Nel video della volta scorsa ve l'ho fatto vedere come si fa, è sempre uguale. Andiamo a depositare il collaterale, qua io vado a inserire il massimo. Adesso che li ho depositati, vediamo che questo 176% di incentivi verrà pagato solamente sulla quota che noi andiamo a prendere in prestito e non sul deposito che fate del vostro asset, ma solo sul prestito. Quindi abbiamo depositato, ora andiamo a prendere a prestito. Per prendere a prestito facciamo borrow. Se poi vorremmo ripagare il prestito è sufficiente che facciamo repay e lo andiamo a pagare in MY. Se vi trovate in difficoltà tenetevi sempre sulla blockchain di Polygon delle stablecoin che nel momento in cui vogliate cambiarle per MY, basta che andiate su Anchor o su qualsiasi altro DEX e ve le potete scambiare nei momenti in cui il mercato va giù, come ieri per esempio. Ecco che avere delle stablecoin, un pacchetto di stablecoin, magari su una piattaforma di lending, come può essere per Polygon Aave, come può essere per Avalanche Banky, come può essere per Terra Anchor, è sempre utile per saldare i propri collateral factor. Se io ne prendessi a prestito 8 vuol dire che sarei attaccato al 130%, quindi starò in una soglia più di equilibrio. Per esempio potrei andare a prenderne a prestito semplicemente 3, così per fare una prova, poi vediamo a che livelli siamo. Comunque ho creato un foglio Excel per Matic e dopo vi faccio vedere, l'ho fatto per me, per capire il livello di collateralizzazione almeno per la prima volta. Ecco che ha aggiornato il nostro prestito di 4 MEI che attualmente ci porta al 286,71%. Andiamo a vedere un attimo, che non mi ricordo più, dice fra il 25 e il 270% sopra, quindi sono troppo alto, vado a chiedere un po' più di prestito. Perfetto, ora sono al 229,37%, quindi sarò eligibile per questa reward. Adesso vi faccio vedere il processo per i CAM Vumetic, che è esattamente lo stesso, c'è solamente lo step in più per Aave. Sono andato su Deposita, ho fatto il mio deposito dei 24 Matic di cui ho fatto il claim oggi e dopodiché li utilizzeremo su MyFinance. È sufficiente quindi andare su MyFinance, andare sui Vault, in questo caso io ce l'ho già, è il mio Vault di CAM Vumetic, reward in questo caso al 28,5%, vedete che sono eleggibile in questo caso delle ricompense, vi compare questa fiammella di fianco quando dice ok state per ricevere le ricompense perché siete dentro al range. Quest'altro dove c'ho il 430% niente ricompense. Per andarli a inserire devo prima andare su Yield e andarli a trasformare in AM Vumetic, che a oggi mi pagano il 3,74% di ricompense con il compounding. Quindi li ho messi su Aave, me li vede automaticamente, i miei 24 eccetera, con controvalore $28, faccio massimo, mi sono tenuto ovviamente delle gas fee per pagare sempre la rete di Polygon, conferma. Aumentate sempre le gas fee su Polygon perché sennò rischiate di rimanere inchiodati, tanto non si paga praticamente niente, questo è il vantaggio di questa blockchain.
Ecco che ora mi vede il controvalore in Chem Vometic che posso andare a utilizzare nel mio Vault. Torno nel mio Vault, vado a fare Manage e vado ad aumentare il mio stack di Chem Vometic. Mi ha depositato, quindi sono arrivato a 141 Chem Vometic e attualmente mi trovo a una collateral to debt ratio del 224%. Come dettagli mi dice che il mio livello di liquidazione è stimato per un prezzo di Matic che arrivi a 0,71 e a me questo livello va bene. Vediamo se torno indietro, se mi dice che sono ancora eleggibile per la mia reward e ok, me lo tengo così, tanto a me non interessa particolarmente spingere il rendimento, si può stare tranquillamente attorno al 180, poi dipende dall'asset che andate a mettere, ma diciamo che su Curve e Matic sono due asset piuttosto volatili, quindi io mi prendo un bel margine. L'ultima cosa, prima del foglio Excel riepilogativo per andare a valutare eventualmente la strategia, i livelli e le posizioni, che è quello che poi ci interessa, vi faccio vedere quello che andiamo a ricevere. Abbiamo visto le reward è in token key e abbiamo un boost, una novità già da un po' di tempo sulla piattaforma che è questo boost. Che cos'è questo boost? Tutti i key che noi abbiamo li possiamo andare a bloccare per un periodo di tempo molto grande, molto diverso, da una settimana a differenti anni, mi pare che il massimo sia 4 anni, ok? In relazione a quanto tempo scegliamo di bloccare i nostri key, per esempio avremo un fattore di boost sul quello che riceveremo alla fine di 1 per 4, se mettiamo per il massimo, se mettiamo un anno per guadagneremo quindi il 76% in più e via via così. Quindi noi possiamo bloccarli per un minimo di tempo di una settimana. Io vi consiglio 2 settimane, perché 2 settimane il minimo per rendere sempre accessibili alle reward che abbiamo anche sui nostri Vault, perché talvolta potremmo non essere eleggibili o perderli per un discorso di una settimana. Questo c'è scritto nel loro Discord, c'è scritto nel loro Telegram, seguite sempre i canali ufficiali per le informazioni e vi consigliano almeno 2 settimane. In questo caso io avevo messo 474 key, il 26 di settembre me ne ritroverò 479 per questo fattore di boost. Avevo fatto una prova, la prossima volta sicuramente andrò a bloccarli per un tempo maggiore. Il foglio Excel che ho fatto è molto semplice e mi fa un riepilogo di quello che sarà il mio fattore di collateralizzazione e delle possibilità e del risk reward di andare a mettere a rendita i miei asset, quindi i Matic che sono andato a mintare, che sono andato a prendere in prestito e a metterli in differenti farm con i key o non i key, eccetera, eccetera, rispetto a un valore di riferimento. E qual è il valore di riferimento? È il valore dello staking di Matic, quindi tra virgolette senza rischio. Anche qui vi sono i suoi pro e contro, cioè io paragono i miei rendimenti che vado a ottenere con le mie farm ai rendimenti che otterrei con lo staking di Matic, ma alcune farm di stablecoin che posso andare a utilizzare hanno un rendimento tra virgolette che certo non dipende dalla volatilità di un token. Mimetic, se non perde il peg, lì rimane come valore, USDT, USDC se non viene congelata, lì rimane come valore, quindi quell'APR me lo prendo sicuro. Con lo staking di Matic non è detto che mi prendo per forza quell'APR, perché se il token fa un meno 50%, al posto di avere un 13%, io vado a prendermi un 6% scarso, un 6,5%, quindi anche questo è da vedere. Se vado a mettere i miei asset che sono andato a prendere a prestito in token, in farm su token, ok, il gioco è alla pari. Se vado a metterli su stablecoin è differente perché ovviamente ho un rischio diverso. Vado ad aggiornare la posizione di oggi, quindi io oggi non ho più 118 di collaterale, ma nel mio Vault ho 141. Faccio una refresh del prezzo di Matic attuale. Ho preso a prestito 75 mai. Mi ritrovo che per essere liquidato dovrei perdere un 40%, un 39% circa al prezzo di 0,71. Ecco, vedete che anche sul sito mi dà 0,716, quindi è perfetto. Quando si è liquidati su MyFinance si paga una fee di liquidazione che però non ho trovato, sto aspettando che mi scrivano quanto è esattamente. Per esempio su Banky la fee di liquidazione è del 13%, all'incirca un 3% per la piattaforma e un 10% per chi fa l'arbitragista. Io ho un collateral factor di 221,84,
Diciamo che il Matic Aave Deposit non è più il 5%, a oggi è un 3,5%, che è quello che guadagniamo da Aave come deposito. Mettiamo che ci ha dato 4%. Stake and Reward di Matic 13%, le altre sono aggiornate. MyUSDC stablecoin su Polygon mi paga il 23%, su Bifi mi paga il 27,28%, Kinetic il 180%, Kinetic su Bifi il 290%. Ho messo, in questo caso ci fa vedere come il nostro controvalore di prestito va a generare reward in rispetto a noi dobbiamo fare rispetto allo staking di Matic. Diciamo che su Matic, se andassi a mettere il mio collaterale 141 di collaterale con di valore di oggi, cioè 166 in dollari al 13%, otterrei circa 21 dollari annui. Su MayUSDC ne ottengo 14,26, Bifi 15E, 73 Kinetic, eccetera eccetera. Quindi vedete che già le stablecoin, tutto il pacchetto di stablecoin che c'è attualmente anche con Bifi ha un rendimento inferiore rispetto a quello che otteniamo con lo staking. Però a oggi questa tabella non è aggiornata perché dovrei aggiungere i livelli di incentivi che ci sono per esempio su Vomatic, che sarebbe un altro 22-25%. Aspetto di vedere come funziona esattamente e andiamo a inserirli, aggiorniamo anche questo valore perché non ci sono queste reward, è una tabella vecchia. Vediamo però se ci si vuole esporre al token di chi con Matic, ecco che i rendimenti schizzano molto più in alto, parliamo di un 69,1% senza tener conto nemmeno delle reward che sono andato a prendere su i miei Matic o altri asset che poi sono andato a swappare eventualmente per andare a prendere il token key e metterlo con i miei Matic. Quindi secondo me a oggi bisogna farsi un paio di conti e capire quali sono le pool più interessanti. Sicuramente su Bifi Finance, Keymatic di QuickSwap è a oggi un ottimo rendimento se ci si vuole esporre al token key con un rischio di impermanent loss, ma nello stesso modo ci si può esporre andando a fare il boost che abbiamo visto. Se invece vogliamo rimanere sulle stablecoin, un asset come Mimetic USDC sulla farm di Joe, andando a prendere dei token Joe che secondo me è molto bullish, vi lascio tutto in descrizione su Trader Joe e sull'ecosistema di Avalanche, può essere un'altra buona soluzione. Implementerò nel foglio quindi le reward appena ho tempo e voglia e poi dopo lo rendiamo completo per una prossima review che ci sarà nei prossimi mesi. Conclusioni: MyFinance, come sapete, mi piace molto, è un progetto molto piccolino, è un progetto dove il token key ha sicuramente subito una price action notevole, è un token che è sicuramente molto inflazionato perché viene pagate molte reward sotto forma di token key anche con questi nuovi incentivi. Dovrei studiare forse anche un po' meglio la tokenomic, però già lo sviluppo della stablecoin Mimetic a livello cross-chain mi piace molto a livello di adozione. Mi piace molto che i prestiti siano allo 0%, e questo è molto importante, anche se paghiamo una fee di ingresso, però non spendiamo nulla per ripagare il nostro prestito nel tempo. Ci dà la possibilità di avere una visione long term su determinati asset. È un progetto che è già parecchi mesi che è sulla blockchain di Polygon, a oggi non ha avuto intoppi di nessun tipo, bug, hack. Certo non è un progetto che possiamo dire è resistente sulla DeFi da anni, è una pietra miliare, però si sta comportando secondo me bene, sta muovendosi a piccoli step, non ha una community che spinge tantissimo e poi non è proprio user friendly per tutto, è piuttosto complesso il meccanismo su MyFinance, sia di gestione che di interfaccia, però secondo me c'è del buono in questo gruppo, in questa DAO, si può sviluppare bene, soprattutto se sapranno valorizzare il prezzo del token nel tempo. Se vi è piaciuto il video, un bel like, che ne mettete sempre pochissimi, maledetti, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata a tutti da Andrea, ciao ciao!